CAD di ADA mette a disposizione una serie di comandi specifici per la progettazione di ambienti complessi, dove sono presenti gradini, controsoffitti, pilastri curvi, pavimentazioni particolari, eccetera. I comandi relativi al CAD sono disponibili sia dall'ambiente di progettazione che dal suo specifico ambiente. È diviso in sezioni che contengono i vari comandi utilizzabili. Le primitive reali sono costituite da rette, rettangoli, cerchi, poligoni che si dovranno inserire nel disegno. È importante notare che quando viene inserita una primitiva reale si attiverà in automatico lo strato CAD sottostante, inclusi gli ingombri degli elementi. Posizionando il cursore in orizzontale e verticale si verrà guidati dallo snap automatico lungo l'ortogonalità del piano. Cliccando, la primitiva verrà inserita. Durante l'inserimento è possibile premere la barra spaziatrice per passare da un estremo ad un altro della primitiva. Le primitive ausiliarie sono le linee di costruzione. Permettono di creare una griglia o una serie di incroci tra loro per permettere l'aggancio delle primitive reali. Il tasto On-Off primitive ausiliarie le nasconde o le mostra all'interno del progetto. I modificatori permettono di compiere delle operazioni sulle primitive reali, applicando raccordi, smussi, spostamenti, scalature, eccetera. La sezione relativa ai testi permette di inserire un testo all'interno del disegno e di modificarlo. La sezione relativa alle quote dà la possibilità di aggiungere manualmente, per esigenze di progettazione, una quota in una parte del disegno non gestita dall'automazione. La sezione relativa alle cancellazioni dà la possibilità di cancellare singole primitive, porzioni o intere sezioni del disegno. Si applica alle primitive reali e a quelle ausiliarie. Come avviene per la selezione dei mobili, la cancellazione multipla permette di creare un riquadro di selezione
che dovrà includere tutto ciò che si vuole cancellare. Tenendo premuto il tasto Shift mentre si crea il riquadro di selezione, allora tutte le primitive che verranno toccate saranno evidenziate per la cancellazione. Cliccando in alto a destra su Fine dati o premendo la barra spaziatrice si eseguirà il comando. Negli strati potrò aggiungere, per esigenze, ulteriori layer che potrò successivamente nascondere o cancellare. Nella sezione Info si trovano i comandi per effettuare i rilevamenti tra gli elementi e le varie primitive. Infine, con la sezione di Import-Export è possibile aggiungere dei disegni bidimensionali nei formati DVG ed XF, oppure esportare l'intero disegno come visto nei capitoli precedenti. Vediamo ora come le varie sezioni interagiscono tra di loro. Iniziamo con la realizzazione di un controsoffitto. In ADA, tutto quello che è sagomabile dovrà essere realizzato tramite la creazione di una sagoma CAD e successivamente dovrò estruderlo tramite il comando presente nella scheda degli oggetti planimetria. Clicchiamo nel CAD e clicchiamo su Primitiva ausiliaria e selezioniamo la parallela ausiliaria a distanza. Scriviamo 4000 e confermiamo. Ora clicchiamo sulla parete nella parte alta dello schermo e la retta ausiliaria verrà inserita. Ne troveremo due, una sopra e una sotto la selezione. Selezioniamo quella interna. Facciamo la stessa cosa anche sulla parete di sinistra. Poi premiamo ESC o il tasto destro del mouse per terminare la selezione e inseriamo la nuova quota di 500 mm e ripetiamo l'operazione con le due pareti.
premo nuovamente ESC o il tasto destro del mouse per rilasciare il comando e nuovamente ESC o annulla per terminare il comando. Ora utilizziamo il comando di segmento tra due punti e notiamo che in corrispondenza dei muri con le primitive ausiliarie e tra due primitive ausiliarie si crea un'intersezione che viene evidenziata. Riusciamo così a inserire con precisione le varie rette reali. Abbiamo inserito la sagoma che è bidimensionale. Per renderla tridimensionale dobbiamo cliccare nel menu Planimetria e poi Nuovo oggetto planimetria. Dalla scheda Soffitti selezioniamo il controsoffitto sagomabile. Nella parte destra selezioniamo i relativi parametri e premiamo OK. Il programma ora ci chiederà di selezionare la sagoma. Abbiamo due modi per farlo. O selezioniamo le singole primitive che compongono la sagoma, una alla volta, oppure, tenendo premuto il tasto Shift, noterete che il cursore cambia. Faccio clic all'interno della sagoma che si evidenzierà in azzurro. Per terminare, clicco su Fine dati in alto a destra, oppure premo la barra spaziatrice. Il controsoffitto è stato inserito. Annullo la scheda degli oggetti planimetria per verificare il risultato. Per cancellare l'oggetto mi basterà cliccare su Elimina oggetto planimetria e selezionarlo. Un altro modo per creare i controsoffitti o altri oggetti da estrudere consiste nell'utilizzare l'articolo Shape 1, presente all'interno del catalogo System, nella scheda Elementi per progettazione. Clicco sulla sagoma e mi verranno chiesti i suoi parametri di altezza dell'elemento e l'altezza da terra. E la relativa finitura. Il vantaggio di questo articolo è che sarà trattato come un normale articolo presente al catalogo. Potrà essere modificato, spostato e nascosto. Allo stesso modo posso realizzare un muro curvo utilizzando il pilastro sagomabile o in alternativa l'articolo Shape 1. In questo caso potrò realizzare la sagoma anche lontano dalla pianta.
Il comando di cancella tratto permette di eliminare porzioni di primitive reali tra punti di intersezione. Una volta creato il muro curvo, lo sposto. Premo la lettera X per cambiare il vertice di aggancio e premo la lettera A per attivare l'aggancio allo strato del CAD. La sagoma di partenza potrà essere cancellata tramite il comando di cancellazione multipla. Dalla sezione Elimina eseguo un riquadro di selezione sulla sagoma, poi clicco su Fine dati o clicco la barra spaziatrice. ESC o il tasto destro del mouse per annullare il comando. Ora sposto la finestra, che andrà contro la carta da parati. Questa è una piastrella al quale è stata applicata un'immagine. La seleziono e dal suo menu entro nella maschera delle lavorazioni. Clicco su Nuova e aggiungo la sagoma generica. Il programma si posizionerà frontalmente alla sagoma. Lo scopo è quello di modificare il profilo colorato di giallo con un nuovo profilo. Procediamo utilizzando i comandi che ci vengono messi a disposizione, modificandola tenendo conto dello scavo prodotto dalla finestra. Ora aggiungiamo a questa parete un'apertura. Selezionandola e andando in Modifica elemento, all'interno della scheda delle lavorazioni, clicco su Nuova e seleziono l'arco superiore. Il CAD ci permette di modificare gli archi superiori per renderla appunto un'apertura ad arco. Ora elimino la lavorazione cliccando su Elimina e ne creo una nuova selezionando la sagoma generica, premendo OK. Modifico la sagoma secondo le mie esigenze.
Premo la barra spaziatrice per prendere l'arco complementare. La sagoma CAD può essere applicata anche ad alcuni elementi dei cataloghi, solitamente i top e gli schienali. In questo caso, verificare sempre con il produttore quali articoli possono subire le lavorazioni. Solitamente c'è qualche articolo predisposto. Ora sagomiamo il piano top terminale per creare un piano colazione. All'interno dei modificatori imposto un raccordo circolare di 100 mm e lo applico alla sagoma. Nel nostro esempio sagomeremo anche uno schienale, rendendolo un vetro e posizionandolo sopra la porta.
Quando si lavora in questo modo sarà inevitabile ottenere delle collisioni, che dovranno essere ignorate. Un'altra funzionalità interessante riguarda la possibilità di modificare le lavorazioni manualmente. I fori per gli elettrodomestici inseriti nei top, i fori dei passacavi sulle schiene, eccetera. Generano delle forature gestite in automatico dal programma. È possibile aggiungere lavorazioni o modificarle manualmente per adattarle alle proprie esigenze. Selezionando un piano top e andando nella scheda delle lavorazioni, potrò vedere tutte quelle collegate ad esso. Posso aggiungerne di nuove oppure modificare quelle già esistenti secondo le mie esigenze. Fatto questo, nel nostro esempio, spostiamo il piano cottura di quanto dovuto. Ora seleziono uno schienale e dalla scheda delle lavorazioni schienali aggiungo una risega a destra e un foro per la presa elettrica. Attenzione che la modifica manuale delle lavorazioni permette di dare più realismo al disegno, ma i produttori lavorano i pannelli tramite le macchine a controllo numerico in produzione sui dati generati in automatico da ADA. Se si lavora con il catalogo di un produttore, la modifica delle lavorazioni deve essere sempre concordata preventivamente. La modifica dei pavimenti per piano sagomabile avviene allo stesso modo. Realizzo una sagoma CAD dalla pianta. Se sono già stati inseriti arredi e oggetti, consigliamo di nascondere tutto tramite una selezione multipla. Verrà più semplice disegnare le sagome.
Una volta disegnate le sagome, tramite il CAD bisogna eliminare il pavimento automatico. Dal menu Planimetria, nuovo oggetto Planimetria, nella scheda Pavimenti, prima disabilito il pavimento automatico. E successivamente seleziono il pavimento piano sagomabile. Imposto l'altezza da terra, nel nostro caso 0, e seleziono la sagoma tramite Shift più clic. Il comando di Shift più clic sente sempre il profilo più piccolo. Nel caso del pavimento di sinistra, la sagoma risulterà più piccola. In questo caso si dovrà procedere manualmente e selezionare le varie primitive. È anche possibile effettuare un riquadro di selezione. Una volta inseriti, li potrò modificare come se fossero dei pavimenti normali. Nel nostro esempio abbiamo volutamente tenuto conto, in basso a sinistra, di una scala, che posizioneremo successivamente. Il CAD permette di aggiungere anche delle quote manuali. Nel menu Quote seleziono Quota distanza 2 punti e confermo. Inserisco le quote. Nella sezione di Importa 2D, oltre ad importare le piante in DVG ed XF,
Come visto nei capitoli precedenti, possiamo importare delle sagome che utilizzeremo per creare le nostre estrusioni. Un caso concreto riguarda l'importazione di un piano top disegnato a misura. Dal catalogo inserisco un piano top e lo posiziono all'interno del disegno. Anche lontano dalla pianta, per non sovrapporlo alle primitive già presenti. Vado nel suo menu e aggiungo la lavorazione di sagoma generica. Come detto in precedenza, il profilo giallo rappresenterà la sagoma che il programma andrà a leggere. La eliminiamo e importiamo un nostro disegno. Questo disegno rappresenta un piano top compreso di sezione e quote. Tramite il comando di imposta strato, nella sezione strati, spengo le quote o le cancello. Ora nel comando di edit linea, presente nella scheda modifica, seleziono le primitive che rappresenteranno il piano top. Cliccando su Fine dati apparirà una nuova maschera che ci chiederà di selezionare la tipologia di linea da attribuire alla selezione. Seleziono il tipo 0 e premo OK. Le primitive verranno convertite e non mi resta che uscire dal CAD per verificare il risultato. Ripeterò l'operazione per creare la seconda parte del piano. Poi seleziono il piano, lancio lo sposto elemento, premo più volte la barra spaziatrice per cambiare il punto di aggancio e infine premo la lettera A per attivare l'aggancio a geometria per unire i due piani e confermo. Tramite il menu dei testi è possibile aggiungere i testi.
Una volta che ho individuato una vista, la posso riportare all'interno delle stampe tramite il menu Viste e poi clicco su Crea documento. La mia vista è personalizzabile tramite il CAD. Selezionandola e cliccando al centro del foglio, abilito in alto a destra o dal suo menu il pulsante di Modifica con CAD. Da qui ho a disposizione tutti i comandi del CAD per fare le opportune modifiche. Aggiungere o spostare testi, aggiungere o cancellare quote, eccetera. Cliccando invece su Converti 3D in 2D, tutto il disegno verrà rigenerato e potrà essere esportato come visto nei capitoli precedenti.